Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dall'8 al 14 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere qualche informazione in più. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Come andrà la vostra settimana lo scopriamo prima di tutto con le energie principali, poi i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo la lettera, ci può parlare di una fase iniziale della vostra settimana dove alcune cose saranno molto incentrate sulle comunicazioni da dare o da ricevere. Se state aspettando qualcosa, allora forse potrebbe esserci il momento giusto dell'arrivo di queste comunicazioni, di queste informazioni. Se invece magari siete voi che avete esigenza anche di fare determinate richieste o di dire qualcosa, magari questo potrebbe essere il momento giusto. Se non vi sentite abbastanza sicuri, magari proprio di valutare. Nel corso della settimana, soprattutto nella parte centrale, abbiamo questo bellissimo fanciullo. Dico bello perché spesso è associato alla spensieratezza, alla tranquillità, magari c'è una situazione un po' complessa, un po' difficile che trova un po' più di serenità per darvi l'opportunità magari di godere di qualche momento di gioia, di divertimento, oppure ci possono essere delle notizie, delle occasioni per possibili nuovi inizi o nuovo entusiasmo che entra a darvi una spinta in più in quello che state facendo. E poi troviamo la carta della bara. Semplicemente in conclusione della settimana può indicare proprio la fine di alcune cose che state facendo, quindi può essere positiva, così sapete che questa fine, questa conclusione poi vi porterà a nuovi inizi, a nuove situazioni, cose che magari avete già da un po' di tempo in mente di fare, però non potete perché ci sono delle incombenze, appunto delle cose da concludere. Ha a che fare anche con una fase di trasformazione, di evoluzione che seppur dolorosa, magari in alcune circostanze avete esigenza di mettere finalmente un punto e ripartire o stare meglio. Magari si possono avere delle sofferenze, si possono avere delle situazioni non tanto facili da gestire, però almeno sapete che queste cose finalmente si vanno a concludere. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, abbiamo anche un po' quelli di fuoco, Ariete, Gemelli, scusate, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso procediamo con l'altro ambito, il prossimo, l'amore. Allora, vediamo un po'. Partiamo con il girasole. Ovviamente in questo ambito consiglio sempre di ascoltare perché sì, si parla di amore, coppia single, però per chi non è interessato o chi vuole anche sapere riguardo le relazioni più importanti di amicizia e famiglia, potete trarre qualche spunto interessante. Già la presenza di queste carte fa capire che è una settimana abbastanza positiva, perché si ha la possibilità di gioire di qualche evento molto piacevole, anche molto divertente, delle situazioni che possono accendere una nuova speranza. Magari questo mi fa pensare che in qualche situazione un po' più difficile, un po' più complessa, c'è qualcosa che va a rasserenarsi, anche a far più chiarezza, perché la chiarezza, la comunicazione, l'attenzione
l'attenzione alla cura, alla dedizione reciproca sono cose importantissime nelle coppie e quando si ha la possibilità di riscontrarle vuol dire che, come ci stanno dicendo le carte, sarà una buona settimana. Io direi di sfruttare questa predisposizione, magari delle idee, delle proposte che possono essere interessanti e cercare proprio di magari avviare successivamente e pianificare se avete in mente di fare qualcosa. Ecco, secondo me questo è il momento giusto proprio di aprirsi, di comunicare e fare un certo tipo di richieste, e questo vale anche per le relazioni più importanti. Cosa vogliono dire per i single? Che in pratica ci può essere qualche novità, qualcosa che fa capolino, in realtà possono essere anche vecchie situazioni che comunque fanno piacere, sia per soddisfazione personale, sia magari perché, abbiamo conosciuto qualcuno che può essere interessante, però sappiamo benissimo che alcune cose forse hanno bisogno di tempo, o stiamo studiando, valutando, osservando una persona. Ecco, abbiamo la possibilità di fare questo. Quindi sia comunicazioni, sia nuova speranza, nuova fiducia in questo ambito, cose che si possono aprire anche a una nuova frequentazione, un'amicizia che può sbocciare poi successivamente in qualcosa di più, e invece per chi non ha nessuno effettivamente, come vi dicevo, salta fuori una nuova conoscenza. E adesso andiamo a vedere la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Troviamo la carta della nemica. Probabilmente consiglio sempre di ascoltare le varie indicazioni perché, essendo una stesa generica, non tutti viviamo le stesse cose. Posso dirvi che è vero, può far riferimento a una persona che lavora con noi nel nostro ambiente, oppure dove ci sono delle dinamiche un po' difficili da affrontare a livello di denaro, a livello di incomprensioni, a volte può essere anche la clientela, anche situazioni esterne che ostacolano, e questo magari non dipende da noi, soprattutto se ci sono questioni legali, burocratiche, cose lunghe, un po' difficili. Sappiamo magari che cosa abbiamo a che fare, ma vi ricordo, come abbiamo visto sin dall'inizio, che c'è sia la possibilità di andare a sistemare totalmente, quindi andare a chiudere delle faccende che vi preoccupano, oppure finalmente trovare una soluzione. Allora lì già sapete che poi ci sarà il suo tempo necessario per risolvere, però almeno già gli animi vanno a rasserenarsi. C'è la carta del viaggio e della fortuna, quindi vanno a confermare effettivamente che ci sono cose positive, sia per nuovi propositi, nuovi inizi, anche miglioramenti a livello economico, del lavoro stesso. Il viaggio effettivamente sì, può voler dire viaggio vero e proprio, o programmazione delle vacanze o di un viaggio di lavoro, o comunque un percorso che può essere interessante. Magari c'è uno scambio di comunicazioni, ci può essere il buon esito di un qualcosa che state vivendo, dei messaggi, delle notizie, delle chiamate che possono essere sia utili, sia io direi per chi è alla ricerca di lavoro, le comunicazioni magari sono delle proposte o delle risposte che state aspettando, anche delle persone che vi possono aiutare a mettervi in contatto con qualcuno. Avete la carta della fortuna, quindi vuol dire che un po' per tutti quanti ci saranno questi risvolti positivi, possibili nuovi inizi, e io direi, vedendo un po' alcune carte che sono già uscite nelle energie principali, soprattutto risoluzione di situazioni più difficili e complesse. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!